Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione vi voglio parlare degli strumenti all'interno dell'ambiente meccanismo che ci consentono appunto di creare un classico meccanismo a gamma. Per fare questo utilizzerò dei file che in realtà sono presenti all'interno della direttory di installazione di Creo e vi metterò poi in descrizione il percorso di questi file in modo che anche voi poi potrete fare delle prove. Iniziamo subito a montare questo meccanismo e lo monteremo ovviamente nell'ambiente assieme e quindi vado a fare immediatamente un'assembla. Scelgo il componente base che troverete in quella cartella di cui vi parlavo prima. Noterete semplicemente che questo componente base ha un'anteprima che non può essere ombreggiata ma sarà soltanto in wireframe. Questo perché si tratta di file in realtà salvati con vecchissime versioni di ProEngineer, probabilmente anche ProEngineer 2000i, 2001, quindi veramente molto vecchie. Però il file è comunque tranquillamente apribile all'interno di Creo Parametric in versione 11 e anche versione 12 sicuramente, perché diciamo l'aspetto positivo di Creo è che la compatibilità con file anche molto vecchi è sempre presente. Quindi detto ciò, selezioniamo il componente, gli diciamo apri, spengo i piani giusto per semplificare la visualizzazione. Questo è un componente che fa da supporto sia per la gamma che per l'elemento che si muove e che si aggancia alla gamma stessa. Quindi in realtà è un supporto molto fittizio, ma è sufficiente vincolarlo in posizione di default con un vincolo di default, ed è proprio quello che faccio. Ho messo il vincolo di default, faccio ancora tasto centrale per confermare. Noterete che su questo componente, visto che gli assi sono accesi, vedrò quest'asse qui ma anche quest'altro che è appunto l'asse su cui andrò a montare la gamma, e procedo immediatamente a farlo. Faccio ancora assembla, scelgo appunto il file che si chiama cam, lo apro e a questo punto attenzione, perché devo sicuramente definire una connessione che consente unicamente alla cam di poter ruotare intorno al suo asse, quindi sarà una connessione che vado a scegliere, che è una connessione pin. La connessione pin, ricordatevi, richiede 4 selezioni, 2 per delle entità rettilinee che possono essere assi o spigoli che mi definiscono l'asse di rotazione, e altre 2 delle superfici planari oppure dei piani che appunto mi definiscono la posizione tra le due entità, e questo fa sì che appunto viene bloccata la traslazione lungo l'asse ma viene consentita unicamente la rotazione intorno all'asse. Quindi procediamo. Seleziono quest'asse e quest'altro e poi seleziono questa superficie ortogonale all'asse con quest'altra superficie dietro la gamma che vado a cercare col tasto destro e poi lo confermo col sinistro. Tasto centrale, e a questo punto la connessione pin è definita, che noterete che se faccio un CTRL ALT tasto sinistro sulla gamma posso trascinarla e farla ruotare. Vado ad assemblare l'altro elemento che serve, che in realtà è un sottoassieme, che sarebbe questo, il follower, che è composto da una sorta di forcellina con uno stelo cilindrico e da una rotella montata sulla stessa forcella. Quindi vado a dirgli apri, eccola qui. In questo caso invece utilizziamo una connessione corsoio. Perché è una connessione corsoio? Perché ovviamente questo elemento deve soltanto scorrere lungo quest'asse, o meglio lungo questo, e non deve poter ruotare. E quindi gli vado a selezionare i 2 assi e poi, per evitare la rotazione, gli vado a selezionare le 2 superfici planari che ho a disposizione, ovvero queste 2. Ok, il corsoio è definito, faccio tasto centrale, con il CTRL ALT e il tasto sinistro mi sposto un pochino verso l'alto questo elemento. Adesso se voglio la visualizzazione degli assi la posso anche spengere.
vado su applicazioni, meccanismo, perché soltanto all'interno di questo ambiente posso andare a definire la connessione gamma, che è una connessione avanzata come altre connessioni che vedremo poi successivamente, che possono essere gli ingranaggi, le cinghie o i contatti tridimensionali. In questo caso utilizziamo la connessione gamma che abbiamo qui a disposizione appunto nel riquadro connessioni. La connessione gamma, diciamo, presenta due schede: la scheda che serve a definire la gamma 1, quella che serve a definire la gamma 2, e una scheda che serve a definire o a modificare alcune proprietà. Per definire la gamma 1 vi consiglio di fleggare la voce selezione automatica e poi andare a selezionare le superfici. In realtà ne basta selezionare soltanto una, perché grazie al fatto che abbiamo spuntato selezione automatica lui va poi a selezionare tutto il loop di superfici che compone la gamma stessa. A questo punto posso confermare facendo un tasto centrale e lui mi trova quella che è la normale uscente alla gamma stessa, e quindi la gamma 1 è definita. Vado quindi su gamma 2 e fleggo sempre, quindi spunto sempre la voce selezione automatica. In questo caso in realtà è meno necessaria perché si tratta di una superficie cilindrica. Seleziono però questo elemento, anche qui mi trova tutta la superficie laterale di quella ruota, confermo col tasto centrale, anche qui individuo che la normale uscente e sostanzialmente la gamma è definita. È sufficiente dargli un ok, che lui porta immediatamente a contatto le due entità e rimarranno a contatto a meno che non vado a fare delle modifiche. Quindi se io inizio a trascinare la gamma noterò che appunto questa rimarrà sempre a contatto con la rotellina e di conseguenza la ruota con la sua forcella si muove di conseguenza. La connessione gamma viene rappresentata da un simbolino che appunto rappresenta una connessione gamma, scusate il gioco di parole, che troviamo qui. Lo posso anche selezionare da qui e fare un modifica definizione. La connessione gamma la trovo anche all'interno dell'albero del meccanismo, appunto sotto connessioni, sotto gamme, e anche da qui la posso selezionare e eventualmente modificare. Tra le modifiche che posso fare sostanzialmente in questo caso c'è la possibilità sotto proprietà di attivare il distaccamento. Cosa vuol dire attivare il distaccamento? Cioè consentire alle due superfici di perdere il contatto qualora questo non venga garantito da una forza di spinta che viene esercitata sulla forcella, in modo tale che la ruota debba essere sempre a contatto con la gamma. Se non c'è questa forza di spinta, come poi succede nella realtà, ovviamente ci deve essere un distaccamento. Quindi lo posso abilitare e vado a vedere immediatamente qual è l'effetto di questo distaccamento attivato, che se trascino la gamma finché c'è una spinta tra i due elementi, allora le due superfici rimangono a contatto. Appena questa spinta viene a mancare, non c'è più un contatto forzato, di conseguenza le due superfici si possono allontanare, e soltanto se spingo io la ruota sopra la gamma, allora l'effetto gamma viene mantenuto. In realtà attivare il distaccamento può essere utile nel caso in cui volessimo fare delle analisi un po' più realistiche, magari di tipo dinamico, in cui magari definiamo anche un'entità molla, cosa che è possibile fare all'interno del meccanismo, ma soltanto se si ha la licenza di analisi dinamica dei meccanismi. In questo caso non ce l'abbiamo, devo dire che in realtà serve in casi abbastanza rari e quindi conviene in realtà non abilitare il distaccamento, ma lasciarlo appunto in questo modo, quindi non attivo, e quindi abbiamo sempre una situazione di questo tipo, e questo comunque ci consente di fare una buona analisi cinematica del meccanismo. Un'ultima nota che mi stavo dimenticando: la connessione gamma è possibile soltanto tra superfici a singola curvatura, come in questo caso la gamma è una superficie estrusa, quindi presenta un'unica curvatura in un'unica direzione. Lo stesso vale per il cilindro. Però è possibile anche collegare con la connessione gamma
delle curve planari e quindi può essere spesso una valida alternativa. Ok, come dicevo prima abbiamo concluso l'argomento gamma, quindi per il momento vi saluto e vi do un abbraccio a tutti. Ciao!